Buongiorno a tutti, io sono Giulia, nota anche con il nome d'arte Artemisia del Bosco di Artemisia e come molti di voi già sapranno, da anni realizzo tamburi, sonagli e altri strumenti a uso sciamanico e magico. L'argomento di questo video è quello che è risultato vincitore nel sondaggio che è stato fatto nei giorni precedenti sulla nostra pagina Facebook, ovvero cos'è lo spirito del tamburo e perché è importante. Lo spirito del tamburo è, come indica la frase stessa d'altronde, lo spirito che risiede, che abita un determinato tamburo, che lo rende unico e che lo rende vivo. È, per usare un termine che sia familiare, diciamo, a noi occidentali, l'anima del tamburo stesso. Non tutti i tamburi che vengono utilizzati a scopo anche sciamanico sono abitati da uno spirito. E contrariamente a quello che possono affermare molti venditori piuttosto scaltri, diciamo, non esiste in realtà un metodo efficace per legare lo spirito a un tamburo per conto terzi, per conto di qualcun altro, e in questo caso ovviamente per conto del cliente che lo va ad acquistare. Perché questo? Perché molto semplicemente lo spirito del tamburo sceglie di abitare un determinato tamburo e di rimanervi legato perché desidera collaborare con la persona che quel tamburo lo utilizza. Chiedere a qualcun altro di realizzare questo processo per noi sarebbe come chiedere a un amico o a un'amica di andare a rimorchiare la persona che ci piace tantissimo e poi aspettarci che a fine serata questa persona se ne venga a casa con noi. Cioè, è piuttosto assurdo, no? Come concetto. Un tamburo può arrivare a noi già abitato da uno spirito, per svariati motivi, ma se quello spirito non ha interesse a essere nostro alleato, semplicemente abbandonerà il tamburo nel giro di poco tempo. Il tamburo potrebbe rompersi in questo caso, oppure semplicemente rimanere vuoto e inanimato. Per questo motivo in realtà non conviene farsi abbindolare da quei discorsi roboanti che si sentono per i tamburi, ma anche per altri strumenti, sul tamburo consacrato con il rito X e che quindi sarebbe intrinsecamente più potente. Il potere di un tamburo in realtà deriva dalla sinergia che si crea tra lo spirito del tamburo e il praticante, dall'intensità del rapporto che sussiste tra loro. Questo discorso, tra l'altro, è valido non solo per i tamburi, ma come vi dicevo prima, in realtà per quasi tutti gli strumenti a uso sciamanico e a uso magico. Ovviamente, come vedremo anche più avanti, può capitare di trovare un tamburo che sia già abitato da uno spirito e che ci attira a sé, però questo è un altro discorso, si tratta di un'altra cosa. Ma come fa, diciamo, lo spirito di un tamburo ad abitarlo? E quando avviene questo tipo di processo? Da una prospettiva sciamanica e animista, tutto ciò che si trova in questo mondo è potenzialmente dotato di vita e di uno spirito. Quello che ciascuno di noi istintivamente, intuitivamente comprende è che non tutto ciò che esiste però è vivo, diciamo, allo stesso modo. I materiali che hanno subito lavorazioni tali da allontanarli notevolmente dallo stato in cui si trovano in natura, come le materie plastiche o tutte le materie sintetiche, ma anche tutti gli oggetti di produzione industriale non ci appaiono vivi allo stesso modo di un albero, un cristallo, un animale o anche un oggetto prodotto artigianale, un oggetto realizzato a mano. Spesso da questo punto di vista si sentono accese discussioni sul fatto che un tamburo sciamanico debba essere o meno realizzato a mano dal praticante stesso. Si va da chi sostiene che ciascuno dovrebbe realizzare il suo tamburo dall'inizio alla fine, a chi invece ritiene che anche un modello industriale in plastica possa andare benissimo perché in realtà è l'intento che conta. Come spesso avviene, la verità sta un po' nel mezzo. La qualità dei materiali è senza dubbio importante e il materiale organico, in questo caso specifico del tamburo, il legno e la pelle vera, hanno una capacità di ospitare lo spirito vitale molto più alta del materiale sintetico. Allo stesso modo, un oggetto che nasce come unico e irripetibile ha un potenziale vitale che è più alto di una replica prodotta in serie. Quando un tamburo viene realizzato a mano, sono le mani stesse che lo accarezzano e che gli danno forma con amore e attenzione a iniziare
quello che è il rito di richiamo dello spirito. In tanti anni di creazione di tamburi mi è capitato ad esempio di realizzare un tamburo che una volta finito non voleva saperne di essere venduto, e sia io, voleva stare con noi a tutti i costi, e sia io che mio marito ci siamo dovuti arrendere all'evidenza e l'abbiamo tenuto con noi. Oppure, proprio ieri sera, stavo creando un tamburo quando nello stesso istante sia io che mio marito abbiamo sentito che su quel tamburo andava fatta una lavorazione specifica. Ovviamente si trattava di una lavorazione che non avevamo mai sperimentato e non c'è stato verso, ci siamo dovuti mettere lì e farlo fino a tarda notte, perché era il tamburo stesso a chiederlo e noi dovevamo ascoltare in maniera rispettosa questa richiesta. Non ci potevamo neanche fermare, perché sennò la pelle si sarebbe asciugata e non avremmo potuto terminare il lavoro come andava fatto. Quando cose come queste accadono, è il segno che lo spirito sta già, perlomeno parzialmente, abitando il tamburo. Tipicamente tamburi come questi trovano persone che se ne innamorano perdutamente, che sentono che devono averli a tutti i costi, e anche questa è l'azione di attrazione che lo spirito esercita quando ha trovato un praticante e con cui vorrebbe lavorare e lo attira a sé. Quando una persona realizza da sé il proprio tamburo, il legame che si crea è da subito molto forte. Ma in realtà questo legame, questo rito di richiamo, parte da ancora prima che la persona inizi a lavorare la materia. Parte dal momento in cui comincia a progettare il tamburo, dal momento in cui lo vede in un viaggio oppure lo sogna. Da quel momento esiste già un legame tra noi e lo spirito del tamburo. Lo spirito che in realtà sta aspettando di abitare quel tamburo. Ed è per questo motivo che noi insistiamo molto sull'importanza di lavorare su ordinazione e per creare dei tamburi che siano unici e che rispettino la visione, diciamo così, della persona che poi quel tamburo lo andrà a utilizzare. Per tornare al punto precedente, quindi, è assolutamente essenziale realizzare da sé il proprio tamburo? La risposta è no. Anche nelle tradizioni dei popoli indigeni ci sono delle usanze che differiscono tra loro. In alcune culture il tamburo deve essere realizzato da sé, a volte anche addirittura cacciando e uccidendo l'animale di cui si utilizza la pelle. In altre invece va ricevuto in dono da un membro della comunità, giusto per fare alcuni esempi. Bisogna anche considerare il fatto che creare un tamburo è un'arte e spesso ci è capitato che persone che avevano fatto da sé o che avevano partecipato a dei seminari di costruzione in cui probabilmente non erano state seguite adeguatamente si siano poi rivolte a noi per chiederci come salvare un tamburo oppure per realizzarne un altro. Proprio per questo motivo ai miei seminari di creazione e risveglio del tamburo accetto un massimo di 10 partecipanti, non di più, in modo da poter seguire ciascuno personalmente, di poter verificare e eventualmente correggere la fattura e la qualità di ogni singolo tamburo, ma anche di poter accompagnare ogni partecipante nella ricerca dello spirito, nel processo di risveglio del tamburo, delle modalità di creazione e mantenimento di una relazione che sia fruttuosa e che duri nel tempo. Ma perché in realtà è importante che il tamburo sia abitato da uno spirito? Perché uno potrebbe anche chiederselo, no? Lo spirito di un tamburo, quando lo conosciamo e instauriamo una relazione, è uno spirito alleato molto potente. Tramite il dialogo con lo spirito del tamburo veniamo a conoscenza delle sue specifiche abilità e il tamburo stesso può insegnarci delle tecniche e condividere con noi la sua saggezza. Spesso capita che lo spirito del tamburo ci venga a cercare perché svolgiamo con esso un determinato lavoro, prima ancora che noi in persona siamo consapevoli di essere chiamati a svolgere quel lavoro. E in questo senso si può dire che lo spirito del tamburo agisce anche come maestro. Ci aiuta a toglierci la benda che ci impedisce di vedere il cammino davanti a noi. Sempre per questo motivo, chi pratica molto intensamente può avere anche più di un tamburo, perché ognuno è legato a un lavoro specifico e da questo punto di vista ci sono spiriti che sono più malleabili e quindi si prestano volentieri a fare varie cose e altri invece che sono più intransigenti, che accettano di fare soltanto il lavoro per cui sono nati.
Esistono spiriti che tollerano di buon grado di essere utilizzati occasionalmente anche da altre persone e ce ne sono altri che lo proibiscono nella maniera più categorica. Non esistono regole ferree e che siano uguali per tutti. Nel momento in cui un tamburo è vivo, ci stiamo relazionando con un individuo che ha una personalità e dei desideri propri. Che un tamburo venga quindi creato da sé, acquistato o ricevuto in dono, la cosa importante è lavorare per conoscere lo spirito e per stabilire un legame. In alcuni casi, nella quasi totalità dei casi, quando si tratta di prodotti industriali, il tamburo sarà completamente inanimato di partenza e sta al praticante andare a cercare e richiamare a sé uno spirito che voglia abitare il tamburo. In altri, come nella maggior parte dei casi dei tamburi artigianali che sono realizzati con amore e con cura, il tamburo sarà già parzialmente vivo e sarà molto più semplice trovare lo spirito che è già in realtà in attesa di poterlo abitare e legarlo al tamburo con la cerimonia del risveglio. In altri casi ancora, più rari, il tamburo potrebbe già essere abitato da uno spirito specifico che desidera collaborare con noi e che, come dicevamo prima, ci attira a sé. In questo caso a noi sta il compito di ascoltarne la voce e di onorare adeguatamente il suo arrivo e poi proseguire nello sviluppo di una relazione forte, di un legame forte. Ci sarebbero molte altre cose da dire sulla natura degli spiriti che abitano un tamburo e sulle modalità per mantenere lo spirito felice, per mantenere un buon rapporto con lo spirito del tamburo. Però non possiamo affrontarle tutte in questo video. Spero comunque che come primo approccio a questo argomento vi sia stato utile e che vi sia risultato interessante. E prima di chiudere vi vorrei ricordare che la prossima data del seminario di creazione e risveglio del tamburo sciamanico tenuto da me sarà a Roma dal 14 al 16 luglio. C'è sempre un massimo di 10 partecipanti e le iscrizioni si chiudono il 31 di maggio. Trovate l'evento nella pagina Facebook del Bosco di Artemisia oppure nella sezione eventi del sito www.boscodiartemisia.com. E questo per ora è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima.